L'acqua ghiacciata inonda il ponte principale e nel giro di 30 secondi il traghetto si inclina di 30 gradi a sinistra. Verso la fine degli anni 70, la compagnia Townsend Thoresen commissionò la progettazione e la costruzione di 3 nuovi traghetti identici per la rotta Dover-Calais, che furono consegnati nel 1980. Le navi della classe Spirit furono chiamate Spirit of Free Enterprise, Herald of Free Enterprise e Pride of Free Enterprise. L'Herald of Free Enterprise entrò in servizio il 29 maggio 1980. Si trattava di un traghetto passeggeri e per veicoli di tipo roll-on, roll-off, ro-ro, dotato di 3 eliche, costruito a Bremerhaven, in Germania. La nave era alimentata da 3 motori diesel a 12 cilindri da 8.000 cavalli, che le consentivano di raggiungere una velocità massima di 41 km all'ora, 22 nodi. L'Herald aveva 8 ponti, etichettati dalla A alla H dall'alto verso il basso, con i ponti D, E e G adibiti al trasporto dei veicoli. Il ponte E era il ponte superiore per i veicoli, accessibile tramite una porta stagna a prua e un portellone aperto a poppa. Il ponte G era il ponte principale per i veicoli ed era dotato di porte stagne sia a prua che a poppa. La nave disponeva di porte di prua a conchiglia, con 2 pannelli che si aprivano lateralmente, anziché una porta a visiera che si sollevava verso l'alto. Queste porte a conchiglia erano situate sotto la prua, rendendo difficile per qualcuno sul ponte di comando verificare se fossero aperte o chiuse. Nei porti di Dover e Calais, i veicoli potevano essere caricati e scaricati simultaneamente sui ponti E e G grazie a 2 rampe sovrapposte, chiamate campate di collegamento a doppio ponte. La rampa inferiore conduceva al ponte G, mentre quella superiore al ponte E. L'Herald disponeva di una sovrastruttura chiusa sopra il ponte delle paratie, destinata ai passeggeri. Per garantire sicurezza e stabilità erano state installate porte stagne per impedire l'ingresso dell'acqua dal lato esposto alle intemperie, oltre a paratie che limitavano l'accumulo d'acqua su entrambi i lati. La prua era dotata di porte interne ed esterne stagne, mentre la poppa aveva solo una porta stagna esterna. Le porte di prua erano azionate idraulicamente e si aprivano oscillando verso l'esterno su entrambi i lati, per poi essere stivate contro le fiancate della nave. Le porte interne di prua fornivano un'ulteriore barriera contro l'ingresso dell'acqua nel ponte principale dei veicoli. L'Herald era equipaggiato con un ampio assortimento di dispositivi di salvataggio e l'equipaggio era addestrato per le procedure di emergenza, con l'obiettivo di evacuare la nave entro 30 minuti. Non solo la nave rispettava tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge, ma era anche dotata di equipaggiamenti superiori agli standard richiesti. L'Herald e le sue 2 navi gemelle furono costruite per operare sulla tratta Dover-Calais. Erano dotate di motori potenti e progettate per accelerare rapidamente, consentendo di attraversare la Manica ad alta velocità. Dopo l'entrata in servizio, la compagnia Townsend Thoresen ricevette l'incarico di operare anche su una nuova rotta tra Dover e il porto belga di Zeebrugge. Le 3 navi della classe Spirit furono assegnate a questa nuova tratta, ma la campata di collegamento utilizzata per il carico a Zeebrugge non era stata progettata per navi di quel tipo. A differenza di Calais, Zeebrugge disponeva di una sola rampa di accesso a ponte singolo, il che significava che i ponti E e G dovevano essere caricati e scaricati separatamente, anziché contemporaneamente. Inoltre, la rampa non poteva essere sollevata abbastanza da raggiungere il ponte E. Per compensare questo problema, la nave doveva imbarcare zavorra per abbassarsi nell'acqua, quel tanto che bastava, affinché la rampa potesse raggiungere il ponte superiore. A causa di queste limitazioni, il numero di ufficiali di coperta assegnati al carico e allo scarico fu ridotto rispetto a quelli previsti per Calais e Dover. Quando l'Herald iniziò il servizio su Zeebrugge, il numero totale di ufficiali di coperta fu ridotto da 15 a 10, suddivisi in 5 turni di rotazione. I 5 ufficiali in eccedenza furono riassegnati ad altre navi della flotta. Questa rotazione degli ufficiali comportò un cambiamento nella gestione della nave. La maggior parte degli ufficiali temporanei si concentrava esclusivamente sui compiti essenziali, ovvero il carico, lo scarico e la navigazione tra Dover e Calais. Di conseguenza, prestavano meno attenzione all'ispezione delle attrezzature e all'organizzazione della nave.
poiché tali mansioni non rientravano nei loro incarichi principali. Ciò significava che la manutenzione, i controlli di sicurezza, l'addestramento dell'equipaggio e il regolare funzionamento della nave ne risentivano. Il 6 marzo 1987, verso la fine dell'inverno, l'Herald inizia le operazioni di carico nel porto di Zeebrugge. I serbatoi di zavorra a prua vengono allagati per abbassare la prua e facilitare il caricamento dell'I-Deck. Alle 17:40 il caricamento dell'I-Deck è completato e la rampa viene spostata per iniziare il carico del G-Deck. Il primo ufficiale ordina quindi di svuotare il serbatoio di zavorra per riportare la nave al suo assetto normale. Tuttavia, questa operazione richiede più di un'ora. Il viaggio del venerdì sera da Zeebrugge a Dover è piuttosto affollato. Molti passeggeri stanno tornando a casa, con un totale di 459 persone a bordo. Con l'equipaggio composto da 80 membri, il numero complessivo di persone registrate sul manifesto della nave è di 539. A bordo ci sono 81 auto, 3 pullman e 47 camion merci. L'Herald è autorizzato a trasportare fino a 630 persone, incluso l'equipaggio, quindi il numero di passeggeri rientra nei limiti consentiti. Tuttavia, il peso complessivo della nave, dato dalla somma di carburante, acqua, passeggeri, equipaggio e veicoli, risulta leggermente superiore alla capacità prevista. Sovraccarichi di questo tipo sono piuttosto comuni, tanto che il capitano comunica alla direzione di terra che la nave è al limite del carico massimo. L'ultimo ufficiale responsabile del ponte auto dovrebbe essere Mark Stanley ed è suo compito chiudere le porte di prua prima che le cime di ormeggio vengano sganciate. Ma Stanley non è sul ponte. Dopo aver supervisionato il carico dei veicoli, si è ritirato nella sua cabina per una breve pausa. Quando la stazione portuale chiama e le cime di ormeggio vengono sganciate, Stanley sta ancora dormendo nella sua cabina. Il primo ufficiale, Leslie Sable, dovrebbe ora rimanere sul ponte per verificare la chiusura delle porte di prua o attendere il ritorno di Stanley. Tuttavia, deve raggiungere la sua postazione di manovra sul ponte superiore, quindi lascia il ponte G senza verificare che le porte di prua siano state chiuse. È convinto che Stanley tornerà a breve per completare l'operazione. Terence Ailing è l'ultima persona a salire sul ponte, ma non è sua responsabilità chiudere le porte. Non sa che il primo ufficiale Sable ha lasciato il ponte, né che l'assistente barcaiolo Stanley è assente dal servizio. Nella sala di comando, il capitano David Lurie, comandante dell'Herald of Free Enterprise, presume che le porte di prua siano già state chiuse. Dalla sua posizione sul ponte non può vederle. Non esiste nessuna spia luminosa nella timoneria che lo avvisi di un possibile problema, e il primo ufficiale Sable avrebbe dovuto informarlo nel caso ci fossero stati inconvenienti. Ma Sable non dice nulla. L'equipaggio dell'Herald è sotto pressione per partire immediatamente. La nave ha già accumulato un ritardo di 5 minuti a causa delle procedure di carico più lunghe a Zeebrugge. Inoltre, c'è una forte pressione affinché la nave torni rapidamente a Dover. La compagnia ha persino inviato un promemoria all'assistente direttore, datato 18 agosto 1986, con istruzioni chiare. Bisogna fare ogni sforzo per far salpare la nave 15 minuti prima. Mi aspetto di leggere da ora in poi che la nave è partita con 15 minuti di anticipo. Fai pressione sul primo ufficiale se pensi che non si stia muovendo abbastanza velocemente. Mettiamo le cose in chiaro. Non è il caso di salpare tardi da Zeebrugge. Per noi è 15 minuti prima. Dopo aver completato le operazioni di carico a Zeebrugge, l'Herald avvia la procedura di partenza. Alle 18:05 l'Herald inizia ad allontanarsi dall'ormeggio numero 12. Esce a poppa dal molo, quindi vira a dritta alla fine di Kennedy Quay. Dopo aver completato la virata, inizia la navigazione verso l'uscita del porto a 14 nodi. Le condizioni meteo sono favorevoli, una leggera brezza da est e un mare poco mosso. Alle 18:24, meno di 20 minuti dopo l'avvio del motore, l'Herald supera la briccola esterna del porto. Il capitano Lurie, impaziente di recuperare il tempo perso, ignora le limitazioni di velocità che avrebbero impedito all'acqua di superare la pala di prua mentre la nave è appesantita a prua. Con le porte di prua aperte, l'acqua di mare gelida trabocca dalla pala di prua e si riversa sul ponte principale dei veicoli. La maggior parte delle navi è suddivisa in compartimenti stagni, ma un traghetto come l'Herald ha un ponte veicoli aperto, senza paratie per contenere l'acqua. Mentre il traghetto accelera,
l'acqua scorre lungo tutta la lunghezza della nave, aumentando rapidamente il peso a bordo e spingendolo ben oltre il suo limite di sovraccarico. Uno strato d'acqua allaga l'intero ponte principale. Mentre il traghetto oscilla dolcemente da un lato all'altro nel moto ondoso leggero, l'acqua segue il movimento della nave. Questo fenomeno è chiamato effetto di superficie libera. L'acqua non confinata si muove liberamente, destabilizzando l'imbarcazione. L'acqua di mare si accumula sul lato sinistro del ponte veicoli, sbilanciando il traghetto. In pochi secondi il traghetto si inclina di 30 gradi a sinistra. Poi l'acqua si stabilizza e la nave sembra non inclinarsi ulteriormente. Il capitano e l'equipaggio hanno solo un istante per rendersi conto della situazione prima che l'Herald viri leggermente a dritta sotto il peso dell'acqua a bordo. Poi si inclina progressivamente fino a 90 gradi. Alle 18:28 l'Herald si capovolge su un banco di sabbia, rimanendo semisommerso con il lato di dritta sopra la superficie dell'acqua. Questa brusca virata finale e il capovolgimento sul banco di sabbia impediscono al traghetto di affondare completamente nelle acque profonde del canale centrale. Tutta la sequenza di eventi dura meno di 90 secondi. L'acqua inonda i sistemi elettrici, mandando in cortocircuito sia l'alimentazione principale che quella di emergenza e facendo sprofondare il traghetto nell'oscurità totale. L'Herald è semisommerso a meno di 1 miglio dalla costa, con l'alta marea che ne rende difficile il soccorso. Nel frattempo, la draga belga Sanderus sta operando tra il nuovo e il vecchio molo sul lato occidentale del canale. L'equipaggio della draga nota l'Herald virare bruscamente a dritta, poi inclinarsi violentemente a sinistra fino a capovolgersi sul banco di sabbia. 30 secondi dopo, le luci del traghetto scompaiono. Il Sanderus avvisa immediatamente il port control di Zeebrugge via radio VHF, mentre imposta la rotta verso il luogo dell'incidente. L'equipaggio riporta che le porte di prua sembrano completamente spalancate. Il Sanderus è la prima imbarcazione a raggiungere la scena e inizia immediatamente a cercare sopravvissuti. A bordo dell'Herald, chi si trova sul lato di dritta, ora la parte più alta della nave, riesce ad arrampicarsi attraverso i corridoi e a uscire all'esterno. Altri, invece, restano intrappolati nell'acqua gelida, senza giubbotti di salvataggio e nel buio più totale. Alcune persone riescono a mettersi in salvo, mentre altre sono costrette a lottare tra detriti e corpi galleggianti. I membri dell'equipaggio che raggiungono il lato alto del traghetto si rendono conto che ci sono ancora passeggeri intrappolati all'interno della nave. Il loro addestramento si è sempre basato su un'evacuazione standard, con almeno 30 minuti per lanciare le scialuppe di salvataggio e far sbarcare tutti in sicurezza. Ma ora l'equipaggio non è preparato a questo scenario estremo. Il Nostromo Terence Ailing si assume la responsabilità di organizzare gli sforzi di soccorso. L'equipaggio si divide in 2 squadre. Una squadra entra nel traghetto per cercare i passeggeri ancora intrappolati nelle cabine e nei corridoi. Un'altra squadra resta all'esterno del traghetto, assiste i passeggeri evacuati e li conduce in un'area di attesa temporanea, aiutandoli mentre aspettano l'arrivo dei soccorsi. La prima squadra si dirige immediatamente verso il ponte per controllare gli ufficiali. Poi si fa strada tra gli spazi riservati ai passeggeri. L'unico modo per entrare è rompere i finestrini sulla parte superiore della nave. Le corde vengono calate nell'oscurità e, uno per uno, i passeggeri vengono estratti dall'acqua gelida. La temperatura del mare a marzo è vicina allo 0, quindi ogni secondo conta. Devono salvare quante più persone possibili prima che sopraggiunga l'ipotermia. All'interno del traghetto, la squadra di soccorso si muove tra i corridoi bui e allagati, alla ricerca di chiunque sia ancora vivo. Mentre si muovono nei corridoi buissimi e inondati, i membri dell'equipaggio sentono le voci disperate dei colleghi e dei passeggeri. Ma l'unica cosa peggiore di sentire le loro grida è quando le voci si spengono nel silenzio. La ricerca continua fino alle prime ore del mattino. Alle 02:15, poco dopo la bassa marea, i soccorritori avviano una ricerca sistematica all'interno del relitto. Tuttavia, alle 02:45, la marea in rapida crescita costringe la squadra di soccorso a sospendere le operazioni, che riprenderanno durante il giorno, quando il livello dell'acqua inizierà nuovamente a ritirarsi. La maggior parte delle vittime ancora intrappolate all'interno della nave muore di ipotermia nelle acque gelide. In totale, 193 persone perdono la vita, tra cui metà dell'equipaggio composto da 80 membri. La maggior parte delle vittime sono cittadini britannici.
Quasi tutti muoiono per annegamento o ipotermia. Verso la fine di aprile 1987, l'Herald viene rimesso a galla e rimorchiato in un cantiere nel porto di Vlissingen, nei Paesi Bassi. Inizialmente si ipotizza di riparare la nave e rimetterla in servizio, ma non si trova nessun acquirente, così l'Herald viene venduto come rottame. Nell'ottobre 1987 la giuria dell'inchiesta del coroner emette 187 verdetti di omicidio colposo. 7 dipendenti della compagnia vengono accusati di omicidio colposo per grave negligenza e la società operativa P&O European Ferries viene accusata di omicidio colposo aziendale. Tuttavia, il processo crolla quando il giudice ordina alla giuria di assolvere la compagnia e i 5 imputati più anziani. Il Merchant Shipping Act del 1979 stabiliva che non era considerato un reato per un traghetto ro-ro prendere il mare con le porte di prua aperte. Alcune compagnie decidono di eliminare completamente la configurazione della porta di prua, affidandosi esclusivamente alle porte di poppa per l'imbarco e lo sbarco dei veicoli. Vengono inoltre introdotte nuove normative da parte dell'Organizzazione Marittima Internazionale, che proibiscono la costruzione di traghetti con un ponte veicoli aperto e indiviso di questa lunghezza. Le 2 navi gemelle dell'Herald, lo Spirit of Free Enterprise e il Pride of Free Enterprise, operano per quasi 2 decenni prima di essere definitivamente ritirate dal servizio e demolite rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.